Pensavo fossero solo pastelli secchi, poi ho provato ad acquerellarli. Ciao, benvenuti nel mio canale. Nessuno mi aveva mai detto che in un pastel Prismacolor si comportano così sull'acqua, ma andiamo per gradi. Come vedete, questa scatola è composta da 48 pastelli a sezione quadrata, quindi molto diversi da quelli a cui siamo abituati. Questo perché sono pastelli duri anziché morbidi, sono sempre pastelli secchi ma più duri. Andiamo a vedere come si comportano sulla carta. I colori appaiono subito ricchi di pigmento, cremosi e abbastanza duri, fanno poca polvere e si sfumano molto bene. Vediamo anche come si comporta un altro colore. A caso ho preso un rosso magenta. Anche questo si sfuma molto bene e come vedete sono ricchi di pigmento. Considerate che questa carta è una carta da schizzo, quindi non una carta apposita per pastello, ma nonostante questo la pigmentazione si vede. Ho provato subito ad acquerellarli e come vedete si acquerellano molto bene. Considerate che proprio per il fatto che sono più duri rispetto agli altri, si possono ad esempio temperare per fare delle punte di precisione e si rompono anche molto meno rispetto ai classici pastelli morbidi. Ora proviamo anche ad acquerellare il rosso magenta. Anche questo si acquerella molto bene, come vedete il colore rimane vivido, ovviamente rimane il segno perché questa carta appunto non è adatta al pastello. Sono disponibili in 96 colori e si possono comprare in set da 12, 24, 36, 48 e 96. La mia scatola, come vi dicevo, è da 48 pastelli. Questo è un dipinto che ho fatto con questi pastelli. Ora vediamo come si comportano con l'acqua. Intanto vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale. Intanto parliamo anche del prezzo. Su Amazon la scatola da 48 costa 225 euro, ma è un prezzo fuori linea. Infatti su AliExpress potete trovare la scatola da 24 a 56 euro e quella da 96 addirittura a 151 euro, quindi molto più economici. Sicuramente il prezzo di Amazon tiene conto del fatto che la scatola verrà dagli Stati Uniti direttamente. Oppure da altro, non lo so, comunque si può trovare anche a prezzi più modici, ad esempio sul sito artistico Artem con la H davanti ho trovato una scatola da 36 a 78 euro, quindi sicuramente dei prezzi molto più modici. In questo dipinto ho utilizzato anche gli stick come acquerelli veri e propri, bagnando proprio lo stick con il pennello e poi passandolo sul dipinto. Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa per questo effetto che si riesce a creare con qualche zona bagnata sul dipinto. Ripassando poi il pastello proprio sull'area bagnata quando ancora non si è asciugata, si crea un effetto incredibile, come se la superficie sottostante si isolasse e quindi si potesse poi aggiungere del colore in più strati sovrapponibili, senza rischiare un cambio di colore. Comunque l'effetto è bellissimo e si può vedere sicuramente dal risultato che vedete. Caricherò poi su un altro video tutto il processo completo di questa natura morta. In futuro sicuramente replicherò questa tecnica per realizzare altri progetti.
Come vedete, sovrapponendo più colori con il pastello e poi bagnando la zona, si vengono a miscelare i colori direttamente sul dipinto anziché sulla tavolozza, e questo permette di fare questi bellissimi effetti tridimensionali, cosa che con il pastello da solo è molto difficile fare. Mi piace proprio l'intensità del colore che si viene a creare, sia sulle parti scure che sulle parti più chiare, e questo dà l'effetto della tridimensionalità. E voi avete mai provato questi pastelli? Oppure avete mai provato ad acquerellare altri tipi di pastello? Scrivetelo pure nei commenti. Come al solito vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere altri video. Noi ci vediamo alla prossima e vi ringrazio. Ciao ciao!